Ok, dicevamo, buongiorno, 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 bentornati in quest'ultima puntata delle nostre avventure a Fontaine. Ultima puntata in realtà un par di cazzi, perché sicuramente poi ci sarà un ritorno di Dainsleif in grande stile. Ah, ecco, no, prima di andare a finire la missione vorrei fare un salto un attimo qua, che recupero al volo i reward della Beast. Sto giro non c'ho voglia di fare il 36 stelle perché non riesco a fare abbastanza velocemente il piano, la seconda stanza del piano 12. Non ho abbastanza, o meglio, ho abbastanza Hydro Applicator, però non ho abbastanza Hydro Applicator da gestire anche l'altro team. Questo evento è davvero una merda. E ne approfitto al volo per fare un paio di pull. Vediamo se sta Furina vuole comparire per caso. Magari butto lì, giusto per. Ok. Beidu già ce l'ho, grazie. Già ce l'ho, ci sei ormai. Una bella Furina, giusto per ridere, giusto per, sai, dire. Boh, sta lì. No, nada. Ah, però dai. 2-4 stelle, non male, no? Sacrificial Greatsword. Tutto sommato. Non ci lamentiamo troppo. Però se volesse arrivare un 5 stelle, butto lì. Nada, vabbè, unlucky. Allora, dicevamo, noi per proseguire dovremmo andare qua. Al teatro, se non ricordo male. La missione è questa qui. Eccoci qua. Ok, ci eravamo lasciati l'ultima volta dopo aver scoperto che in realtà Furina altro non è che la versione umana dell'Arcon Hydro, del nuovo Arcon Hydro, e che in qualche modo è separata rispetto alla sua entità ultraterrena. Avevamo sentito un po', non tanto le scuse quanto la spiegazione dell'Hydro Archon. Però allo stesso tempo adesso dovremmo avere a che fare direttamente con Furina stessa, che non l'aveva presa benissimo. Poverina. Comprensibilmente, perché sta qua si è beccata 500 anni di disastri e disagi sulla testa. Ok, mi fai tutta la spiegazione di nuovo? Sorry. Ok. That shocked Ora saltiamo perché tanto l'abbiamo già visto l'altra volta. sound of bewilderment. Fusolo. Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness no. The heavenly principles. Quindi lei stava cercando di fregare gli Heavenly It's all Principles. because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Thought one was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dear. Quindi fondamentalmente lei quello che ha fatto l'ha fatto non per salvare se stessa, ma per trovare un modo per uccidere se stessa senza far avverare la profezia. E in questo modo la profezia automaticamente dovrebbe essere nulla, invalida. I spent a terribly long time mulling it over. Alone on the ocean floor, I had to outwit the heavenly principles. Esatto. Allow the prophecy to be fulfilled. Ostensibly, at least. Esattamente. I'm a genius, I know. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this. Quindi lei era una seguace So you were also del once one of the Oceanids, transformed into a human by di Egeria's Egeria. hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do. Però ecco, questa cosa non l'hanno spiegata per After niente. Perché becoming loro sono God, così. I separated my divinity O meglio, from perché my body erano and così spirit, fissati nel diventare leaving umani? behind Cioè gli only Oceanid a non self that was as naive mi and sembrano, bewildered as my past self on her anche solo a first occhio, day as a human delle being. entità superiori rispetto agli umani, a dei meri umani, no?
Quindi perché hanno deciso di diventare da Oceanid a umani? The me Non si è you capita see bene sta before you cosa. now, she could feel joy, Cioè lei dice, ah no, sì, è un'opera sorrow, d'arte, and però... everything in Boh, between. ok, se lo dice She lei. could be as vain and her strength. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly... Anyway, it's all part of the plan. Do you still remember the fun? In order that the prophecy might appear fulfilled, under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house. I suppose now you probably understand. But Farina is only... Even though she has had a long life, her mind is... I cannot begin to fathom... It has indeed. And although she is, in a sense, me and Hugh, it's been 5, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably It's long, Izumin, ciao! unbearably lonely, Hi! and agonizingly painful opera. Ok. E adesso ritorniamo con il nostro traveler davanti a Furina. E vediamo un po' il da farsi. Da qui in poi è tutta roba nuova. Ok. Andiamo a farci 2 chiacchiere. Con i fari puntati dritti negli occhi. Poraccia. Salve. Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. T'à posto, Furina? All right. It is not my intent to Don't look at me, reprimand don't look at you. me. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Is this live in English? No, it's not. I'm sorry. I mean, I can speak English properly, but I'm gonna stream in Italian. Sorry. Cos'era quella roba? Don't look at me, don't look at me. I don't see an audience here. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must Piacere at all Inazuma. times Ciao display the Inazuma. utmost Inazuma. elegance and Ciao Izuma. There's no getting through her. She's still playing the role of Ayaro Archon. Certo. Beh, giustamente, dopo 500 anni a far la parte di un personaggio è inevitabile che anche la sua mente purtroppo sia ridotta non benissimo. Spegniamo ste Dear luci. audience, Oh? the performance is experiencing a technical difficulty, but Se le worry spengo not. tutti insieme? The guards Oh, shall fanculo. resolve it soon enough. Gotcha. Got it back. Almost. Hey, what gives? The audience is still watching Con me, calma. you know. Porca troia, bastardo, ma devi... Wait, where are the Mi hai guards? fremato tutto. Pezzo di merda. Vabbè, senti, facciamo così, dai. Quell'altro stronzo. No, pensavo ce ne fosse un altro. Avevo usato l'ultimate apposta. Was that her true voice? Eh sì, in effetti... Ticket? Così, c'è un biglietto... Il biglietto d'oro, andiamo nella fabbrica di Willy Wonka adesso. Ok. Ma non vai a parlare con lei, scusami. Beh, vabbè. Va bene così. A posto. Scena 1. Davanti allo specchio. Furina. Oh, fuck. Ah, e qua hai i capelli corti, invece.
È tipo la prima volta che vediamo uno specchio funzionante su Genshin. Farina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Ma ha una voce completamente diversa. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? Ma perché ha la voce completamente diversa? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? Vedi What tu. prophecy? Oh, Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The ok. people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. comunque è la stessa As doppiatrice. for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? Sì, So è if quello il I've problema. already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Ah, questo è un Archon. flashback praticamente. Play as a god? È quello che right. succedeva prima che You Furina must arrivasse begin a davanti a never-ending tutti. masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try.
I'll try to do this. So, Quindi lei è how stata bene o long male am I going to have costretta. to play this role? To Per sempre. accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial. Huh. How exciting. I'll be looking forward to it. Ascension Speech, ok. Dimmi di più. Ah, perché sì, giustamente... Ah, vedi, adesso ha cambiato di nuovo capigliatura. Chissà in base a cosa cambia capigliatura. E qui non ha la Vision, ha la gemma. Ok. Però, scusami, no, in effetti lei non ha la Vision in generale. Cioè, anche quando la vediamo nelle cutscene, lei non ce l'ha solamente nel pool. Forse perché... Ok, vabbè, dopo ne parliamo di questa cosa. Questo è il suo trono. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ok. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Farina de Fontaine, your new Archon. Ok. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. Quindi è così che As the god funziona? Ocelor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Cioè loro si presentano e dico ciao, sono nuovo, non sono esperto nel fare il dio, però dai, faccio del mio meglio, spero che vogliate supportarmi in questa avventura. È così che funziona l'installazione di un nuovo Archon. Un po' strano. Però effettivamente tipo la prima volta, cioè in Sumeru c'era stata bene o male l'introduzione di Nahida, però neanche troppo, nel senso che tipo gli scienziati l'avevano fondamentalmente rapita e le avevano impedito di fare questa roba qui, se mai avesse dovuto farlo. Però va bene. Once again, Particolare. thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. Sì. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Come immaginavo. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? Lei è stata costretta non solo dall'Hydro Archon, ma anche dal suo popolo a diventare quello che è adesso. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Farina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act?
assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. È un sacco You triste may questa consider my cosa. previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. È un sacco triste che lei sia stata costretta per così tanto tempo a essere qualcun altro. So that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. Ok, infatti prima c'era solamente Summon Courage, invece adesso ci sono altre My opzioni. dear people, Bello, whether you molto acknowledge me bello, or not, molto bello, molto whether you intelligente. trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. Turn up the drama, The scales addirittura. of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. And the speech empathically. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice, I shall even judge the gods of this world! Ok. Wow. Minchia, sei entrata subito nel personaggio, eh. Porca miseria. Lady Farina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now, was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may Ah, be è so per questo che lei partecipava a what tutti i kind of trial are you trial. truly looking forward to? Perché lei non sapeva cosa avrebbe dovuto Magnificent, succedere. Dramatic and wondrous trial. A trial to end Oh, all fuck. things. How Oh, could you hope to poveraccia. understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Questo spiega davvero tante cose. Anche il fatto che lei ci abbia provato in tutti i modi a dimostrare il suo essere un Hydro Archon. E il fatto che sia rimasta così scioccata quando effettivamente il processo ha dimostrato che non lo era. E ora effettivamente torna tutto.
torna il suo comportamento, torna il suo andare ogni volta a teatro per vedere i trial. Your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right, Deuteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family, too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. Quindi lei qualche abilità sovrannaturale ce l'aveva? Qualche tipo di potere curativo? O è stata solo una casualità? Sembra strano, però. Cioè, se ne sarebbero accorti. Lei avrebbe rifiutato, quantomeno. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought, then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Eccoci qua. Oh, is that so? Well, Ci ha sperato per un attimo, Ci ha sperato, si è visto. Has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be safe. È straordinaria più che altro la sua fede, perché comunque, cioè, fare sta roba per qualche anno è già un disastro. Pensa a farlo per 500 anni. Come cazzo fai a credere ancora a quello che ti ha detto un'entità nello specchio? È folle. A una certa ti viene da dire, boh, ma senti, ma vaffanculo, cioè chi cazzo me lo fa fare? Per qualcosa di cui non sono neanche certa, magari, capito? There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Vedi, i suoi giorni si ripetevano sempre allo stesso modo. Hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. Giorno dopo giorno, lei andava a letto dicendo, madonna mia, che fatica, e devo rifarlo domani. I must show the people that there is nothing to worry about. I just don't know when these days will end. Capito, cioè, quella è la vera tragedia. Best to rest early today too. Porca troia. Porca troia.
È difficile non empatizzare con Furina in questa situazione. Se comunque è sempre stata un po' una stronza fino ad ora, diciamo che le motivazioni c'erano. Però, madonna, guarda, tutti i giorni. 182.375. It's like a dream being able to speak with you up close like this. Ah, ok, non devo ricordarmi di non usare il tastierino numerico. Sono quasi 5 anni, praticamente. Scusate, quasi 500 anni, giustamente. È il tempo che lei ha passato a far questo. Madonna. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Dioteria, almost 20 generations ago. Figa. And what a fine family yours is indeed. It Stanno brings me nascondendo il great volto. joy to meet such a Sta faithful piangendo. believer. A descendant of a line most ardent. Surely you exaggerate, Lady Farina. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Uh-huh. Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed. Povera me, cioè questa roba è terribile. È devastante, cazzo. È devastante. Cioè, immagina sentirti dire che la persona che hai aiutato per la prima volta era 20 generazioni fa. E tu non sai quando questa maledizione finirà. È terrificante. È terrificante. Cioè, è terrificante, ma allo stesso tempo è ancora più assurdo pensare che lei sia riuscita ad andare avanti per 500 anni senza mai dirlo neanche a nessuno, capito? Io mi sarei aspettato che magari a un certo punto... Ok, palesemente a livello mentale ed emotivo c'è stato un breakdown, ok? Sta qua si è messa a piangere mentre faceva finta di essere l'Archon perché non ce la faceva più, va bene. Però mi aspetterei anche da parte sua un tentativo di dirlo a qualcuno, magari non a un commoner, però già a Neuvillette avrebbe senso, no? Anche perché Neuvillette quanti anni ha? Per capire, perché vorrei sapere quando lui è entrato nel merito di questa questione. Beh. Perhaps the show must go on for hundreds more. Madonna. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone.
Your people are more than willing to share your burden with you. Sì, era proprio quella scena. I think the issue would replay her inner war. She wanted to tell me this time. Share my burden. Che ti voleva dire? Voleva dirti la verità. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes. I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. Chi cazzo te l'ha In detto? other words, you never belonged here. Mm-mm. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... She's right. I could confide in her, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. Ha molto senso adesso, ha tutto senso. You shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Farina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. Ed è qui che... No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. Oh, all you need vabbè, to do, dear giustamente. spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Quindi non sarebbe cambiato nulla alla fine. Non ce l'avrebbe detto anche se avesse avuto un po' più di tempo. Fine. Ok. So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it Sì, not? infatti. How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? Precisamente. That is the most important thing. Perché fino ad ammazzare te stessa ci siamo arrivati, ok? Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've Sì, always suspected abbastanza. that it had its own consciousness. And Linny did mention Quindi that è it heard lei a lì human dentro. voice within the core chamber. It now seems that that person was you, Sì. hidden within the machine all along. Am I right? Già. And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Non è così? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise,
Not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. Tutto il resto serve a uccidere The vast majority has been, had to be, accumulated to enact this death sentence. Certo. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, Madonna. could have sustained Fontainians for millennia, had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. Oh cazzo, io a questa implicazione non avevo pensato. Cioè, se lei eliminasse effettivamente l'entità Hydro Archon, vuol dire che tutta l'istituzione dei 7 appunto verrebbe un po' a crollare. E questo sarebbe andare ancora di più contro Celestia. Non so quanto sia sensata come azione. Cioè, un conto è dire, ok, uccido l'Hydro Archon attuale, quindi la sentenza è stata portata a termine, la profezia si è avverata, abbiamo fatto. E quello dopo ricomincia a regnare tranquillo o tranquilla e viva. Però il fatto che non... Cioè, perché dovresti voler andare ancora contro Celestia una volta compreso che tutto quello che stai passando è perché già una volta sei andata contro Celestia? O non tu, vabbè. Precedente Hydro Archon, però. È vero! If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Porca troia! È vero! Perché la Gnosis è il simbolo del potere degli Archon. Però se distruggi proprio l'entità Hydro Archon, il potere torna automaticamente a lui. The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. Eh sì. Porca miseria. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Allora, Ricetto, vieni qua. Ti volevo prendere su in braccio. Ah, ecco. Bravo. Sei venuto da solo. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Che storia! Wow, è molto cazzuta come scelta. Vabbè, adesso mi sembra un po' retorica. If the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me,
Justice is the continuation of that existence, defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontainians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of vedi, anche lui quindi ha 500 anni. brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Fussalor. L'ha fatta apposta, figa, che genio! Ci sono arrivato adesso! You know that I could never declare them to be guilty. Certo! Minchia, sei 2 steps ahead, perché il suo piano è sempre stato quello di ridare il potere al drago Hydro, però allo stesso tempo aveva bisogno di assicurarsi che l'Hydro Dragon fosse in qualche modo empatico verso le entità umane. Ed è per questo che lei per 500 anni ha dato a Furina il compito di far finta di essere l'Hydro Archon, e ha dato per 500 anni a Neuvillette il compito di giudicare gli umani, e inevitabilmente in 500 anni un po' della loro cultura, un po' del loro modo di vivere, un po' della loro tipica esistenza ti entra nell'anima, no? E quindi automaticamente adesso lui non ha più il coraggio di cancellarli. Porca miseria, che genialata! Mica scema la signorina, eh? Execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Beh. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Che bello Fussalor, però. Anche il suo I vestito. hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Oh merda, è tipo Evangelion, lui che parte la musica classica prima che qualcuno venga sterminato male. Che roba triste. Oh figa. Sono cresciute le ali. I, Iudex Neuvillette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Oh shit, oh fuck.
Merda, se avrei dovuto wishare per noi Mille. Porca puttana. Che figo, cazzo. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. Un po'. But since we're Appena all sparito still alive and l'idroarco. haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained sono the cambiate un po' di strength cose. sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Hai ottenuto del potere? Proprio ora? Now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. Siamo bravi a fare gli esecutori. The root of the calamities befalling Fontaine. The beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Ma Narwhal non fa paura come nome. Balenone forse la meglio. Execution has come. Dai. Pronti ad eseguire l'esecuzione. Oh figa, spero che mi faccia cambiare team. Oh figa. Oh merda, ma io non posso giocare con sto team contro un narvallo, dai. I've already done my best to separate the power of the primordial sea from the whale. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Come facciamo? We can find a way to attack it from within. I shall share a part of the ancient dragon's power with Posso you. colpirlo? Vabbè. Ma non gli faccio danno! Ma cazzo, dai! Ma no! E quindi che devo fare? Forse gli devo spaccare tipo il... Ok, piano piano però un po' di danno lo sta prendendo. Piu piu piu. Non lo so, come l'impressione che con sto team sarà un po' dura. Oh, perché c'è? Ok. Porca troia che danno. Sì, ma io gli faccio 0 danno, Dio santo. Cos'è? Sto spaccando l'universo. Uscita, 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 uscita. Che cazzo? Ma sto audio? Partita la dubstep così? Vabbè raga, ma io non ho un team decente, come faccio, dai? Cosa devo fare? Che vuol dire che mi hai dato le code? Non ho capito. Dove sta il tuo potere? Il potere della pneumosi, raga, come cazzo si chiama? Ci metterò 6 giorni con sto team, Dio mio. Figa se sto crepando male. Però anche lui, non scherza. Ok. Che è successo? Ce l'abbiamo fatta? È finita? Abbiamo risolto? Abbiamo concluso? Abbiamo eseguito? Oh figa.
E tu chi cazzo sei? Sei rubata Child! Chi cazzo sei tu? Thanks for helping with the cleanup. Should have been my job, but oh well. It was just supposed to be a Non ha short private vision? training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. Il tuo discepolo sarebbe Child e il tuo Master Pet sarebbe il balenone? Ok, io non vedo... io non vedo vision qui sopra, eh. Quindi lei... peculiare. That power. Who are you exactly? Hyman has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? Skirk? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. Ok. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. Sì, in effetti. Ma, cioè, tu chi sei di preciso? Perché... Huh? I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Ma poverino. Miss Skirk? I think you might have missed the point. Sì, in Point effetti. being... Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. Him, ok. His name is Sertologi. Chi? Mai sentito. I am unfamiliar with that name. Se lo dice pure lui. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? È un fatui? Still nothing? No? Visionary? Well, how about visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhine-daughter? Merda, sì! Rhine-daughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Aspetta, she? So you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. Ah, ok, quindi non è lui, cioè non è la stessa persona. My master is likely a similar sort to Rhine-daughter. They are both pursuing some form of perfection. Quindi è parte dell'Hexen Circle? You also mention a visionary person? Hyman didn't quite catch their name. Era Alice, la Visionary? Actually, never mind Può that. essere? I believe it expedient to inform you. Momento. Così si scrive? No. Oh, non si sa nulla su di lei ancora. O meglio, non si sa nulla, non si sa abbastanza. Probabilmente non è la stessa persona, però. That the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. Oh figa, In other l'abbiamo words, inondata? the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? Prophecy should come true, we know this and accepted it. Okay. However... Not to worry. Focalor has
already managed to deceive the heavenly principles. Però non lo diciamo ad alta voce, magari. 500 anni a stare zitti zitti. The people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Merda. E quindi adesso Fontaine è sott'acqua? Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Quindi Fontaine non esiste più? Cioè loro che sanno nuotare, sono sopravvissuti, va bene, ma mondo vanno? Ah, faccio cazzo. Guarda chi c'è! E quindi loro hanno... Che storia! Hanno ristrutturato la fortezza di Merefid per farla diventare fondamentalmente un astro. Cioè una melinave? Come puoi definirla sta roba? Però rimane il fatto che comunque non hanno più un posto dove vivere, sti poveri cristi. Come fai a sistemare sta situazione, mo? Ma soprattutto a livello giocabile Fontaine è tutta sommersa adesso, ti prego dimmi di no. Ah no, ok, perfetto. Si sta ritraendo l'acqua. Quindi hanno perso tutti i loro possedimenti che sono stati devastati dall'acqua, però quantomeno hanno ancora le strutture circa. Devo dire, stai zitto, fatti i cazzi tuoi. Non urlare, cretino. Non è che fosse proprio sbagliata, eh. Oh, guarda che c'è. The Spina di Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Che cazzo? Starship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. Vero? What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed,
we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The Ma value for che these cosa pieces is bellissima, imaginary Charlotte! We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Ma è meraviglioso, questa cosa dovrebbero farla tutti i giornali, cazzo. C'è un periodo in cui fa tutto schifo. Piglia solo le buone notizie e sbatticele dentro. Perché poi, in realtà, tendenzialmente il problema del giornalismo al giorno d'oggi è quello. È che tutti si sono così tanto abituati al fatto che le notizie torbide, brutte, terribili, deprimenti fanno scoop, fanno notizia, che ormai il 99% dei giornali è pieno di quelle. Però se ci fosse un giornale che fa esattamente il contrario, secondo me potrebbe essere la controtendenza che va a svoltare effettivamente quella che ormai è la tradizione giornalistica da qualche anno a questa parte. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Hyman's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. Ok. Final. Talk to Charlotte. Go to Poisson. Va bene. Ok, siamo arrivati finalmente alla parte conclusiva. Devo dire che onestamente non mi aspettavo l'inondazione di Fontaine, e tantomeno mi aspettavo il fatto che sarebbe ritornata a essere la Fontaine che ormai conosciamo. L'inondazione che... però non è ancora ben chiaro il perché sia ritornata indietro l'inondazione. Navia! Ehi, guarda chi c'è, Fatui? Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snežević. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. Oh, cosa carina. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. Non dovrebbe farvi piacere la pubblicità positiva gratuita? Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Vabbè. Oh, ok. You're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clorinde? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. Sì, in effetti. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Clorinde, at any rate. Of course I will. I'm not gonna let her off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. Ok, perché c'è tipo una medusa appesa lì dietro? Good shot
Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. Quante meduse appese ci sono? All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Clarand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Maripede. Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin who told Monsieur Nervillette, and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Nervillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridsley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Picchia, Charlotte non si dà per vinta un attimo, And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. Stiamo facendo il giro. Ah, da che lato devo andare? Di qua, di qua. Sì, vabbè, però volevo capire. Vabbè, proviamo da qui. Stiamo facendo il giro di tutte le zone che abbiamo visitato, giustamente, per fare il recappone di questa fontaine che abbiamo visto finora. Ci sta il tour de force finale per rivivere i momenti passati. There's a real nostalgic feeling to this place. Ecco appunto. Looks like you've been missing us. Quella... Did you come all the way to the entrance to Ciao Fresio! Ciao ciao ciao! Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte. Ti sei perso l'ora più importante, Fresio. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. All right then, this way. Come la va? Benone, benone. Devo dire che questo finale è stato davvero super frizzante, mi ha lasciato molto soddisfatto. Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Finito tutto? Sì. Siamo al finale finale in cui stiamo facendo il giro di tutte le zone che abbiamo visitato. It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, Ribadisco, mi è piaciuto molto tutta la spiegazione, tutta la rivisitazione di come Furina abbia vissuto questi 500 anni. Davvero on point, molto bello. Where's that flying ship now? In effetti... Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Ci prova in tutti i modi. Sono che hanno lo stesso doppiatore. Sai che ci stavo pensando anche io? È molto simile, però dubito. Mi sembra... Cioè, credo che sia solo una voce molto simile. Però controlliamo. Voice actor
Vabbè, Zhou Zieja, mentre non credo che Zhongli. Kate Silverstein, no, sono due persone diverse. Did you really have to use the word couple? Sì, con lo stampino, sì, vero, vero. Beh, è semplicemente che hanno una voce molto simile. Ma magari è voluta la cosa, non lo so. Well, then 2 solo photos will do. Mamma mia, però che voglia di pullare per Neuvillette che c'ho adesso. Porca puttana, il prossimo... mi tengo tutto per il prossimo banner. Lo voglio C18 proprio. Oh, seems like everyone's here. Ciao, Sigewin. Would any of you like to try this new drink I came up with? Ah, Sigewin. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Sigewin. Over this way. Let's find a brighter spot. Dai. Huh? Oh, sure. Do I have to smile? Che carino. How have things been at the fortress? Trovate il level 5 stelle più forte del gioco? Addirittura? Addirittura a C0 immagino. Dai, no, non ci credo. Se riesce a fare un C6R1 di ok, però C6R1 con praticamente qualsiasi DPS, addio Abyss. Cioè, Raiden Shogun io ce l'ho R2... scusami, C2R1... nel senso, stermina qualsiasi cosa con il Rational Team. Tipo, mi faccio i piani in 40 secondi con il team di Raiden Shogun. Il problema è l'altro team per me. Se solo avessi Kuki Shinobu, mannaggia il cazzo. Hai visto cosa fai a C6? No, non l'ho... purtroppo no, perché Neuvillette l'ho un po' balzato. Mi sembrava carino, però... Guarda, showcase di Neuvillette C6? Andiamo a vedere. Mo' m'ha incuriosito. What's going on, guys? Atsu here and it... Vabbè, 20 minuti anche no. Isa. Che team è? Yelan Klee? Klee? Ok. La mia Klee fa più danno. Bro. Era 1,5 milioni quello? Era 1 milione... Aspetta, no, vabbè, ok, però aspetta, porca puttana, questo qua c'ha 320 di crit rate. Cioè, di crit damage. Come cazzo fa ad avere ste statistiche? Fermati! Puttana la vita. Vabbè, ma fanculo. Come cazzo fa ad avere 320 di crit damage col 65% di crit rate? E arriva dalle costellazioni sta roba? Attacco non ne ha tanto. Hydro damage bonus 276%. Ma... però ha anche pyro damage bonus, quindi probabilmente è altra roba. No, è impossibile. Scusami, che ha... Col Widsith... Ok, Widsith sì, per fare burst è tipo l'arma migliore di tutte. Ci sta. Cosa... Sì, però, Dio Cristo, cioè, che cazzo di showcase è che mi dai 2 frazioni di secondo per vedere le robe? Tenacity... Ah, perché sì, perché lui scala con gli HP. Ok, quindi ha senso. C6, va bene. Talenti, vabbè, tutto crownato. Un milione qualcosa. C6 solo Abyss, va bene. Una volta ho visto M-Tashed che faceva
la challenge di usare 2 personaggi per ogni lato in Abyss. Però Mille non si può curare, quindi... Ah, invece si cura? Come cazzo si cura? Non dei team che quei team sono più buoni, in realtà sì. Come cazzo si curano? Ma di quanto poi si cura, figa? Ma cura più di Barbara. È tipo è il miglior healer di tutti, ma che è? Ma cos'è che lo cura, scusami? Vabbè, dovrei andarmi a vedere tutte le costellazioni, perché... Ma non gli finisce mai sta cosa? Il charge d'attack. Il più forte del game. Merda, se avrei dovuto wishare per lui. Non può essere stunnato ed è perma ulti. Wow. Wow. Che roba imbarazzante. No pay to win, by the way. Ma che poi attraversa i nemici, capito? Sì, avevo capito per charge. Attraversa i nemici, cioè quella è la roba terrificante. Che tu basta che li metti in fila e li prendi tutti. Boh, ok. Che poi ci mette meno di quanto ci metto io con un team intero, capite? Quella è la roba terribile. Non è che dici, sai, ci mette 3 minuti interi. No, no, il cazzo. A stazza di merda, i cristiani sono meme per un C6 di Mille. Sì, sembrava. Tome of the Eternal Flow, che sarebbe il suo best in slot, immagino. Charge d'attack. Sì, ok. Ma era Shusi Hunter? Che strana scelta. Che strana scelta. Vabbè. Proseguiamo. Other than that flying ship, I got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right? È il suo set main, davvero? You're too kind, sir. Serio? I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. I'll just leave the spotlight to you two. Comunque RPG free to play per eccellenza perché C0 fa danni non sense. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. Ah. He sure did win The them name. I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Ah, stai parlando di Child, ok? Actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? Anche The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, Traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. All right. Last stop, the docks. The docks? Ah, forse per parlare con i ragazzi. Con i boys. Con i dudes. Con i mates. Con i fra.
Comunque sì, mai convinto. Cioè, nel senso, ero già intenzionato a pullare per il Neuvillette prossimo... alla prossima chance, però... Ti serve un materiale o una mano per dungeon e robe? No, 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 no. Cioè, in realtà semplicemente... dovrei finire un pochino per Ridesley, perché sta laggando tutto il laggabile. Devo mettermi un attimino qui a farmare questi. In realtà ne ho farmati un po' oggi. Vabbè, adesso dopo vediamo. E per questo mi mancano solamente alcuni sub detection unit, però lo faccio direttamente domani perché si refreshano. Per la weapon mi tengo il Wizit. Artefatti sto piano piano farmando i Marash Sea. Devo dire che non mi è andata malissimo. Sono relativamente buone come stat per ora. A parte questo che fa tipo cagarissimo, è il peggiore che ho. Gli altri sono relativamente decenti. Attacco percentuale con crit damage. HP, vabbè, questo lo sistemerò appena possibile. Creo damage bonus con crit rate, attacco, ci piace. Crit damage con attacco percentuale alto ed elemental mastery appato. Qui abbiamo crit damage, attacco e crit rate. Proprio come volevamo. Questo è quello da cambiare più urgentemente, però non ne ho altri decenti. Lo sto farmando da neanche una settimana, quindi ci sta. Perciò no, grazie, ma no, non c'è bisogno. Cioè, comunque sono messo abbastanza bene. Ho dei parti di tutto rispetto. Ho la mia Raiden Shogun con le Girlfic Lightning C2. Ho Zhongli, ho Naida C2. Insomma, me la cavo. Grazie. Bonk. Energy tutto max stat di base. Beh, io non sto a guardare effettivamente quanto siano ottimizzati in termini di percentuali di miglioramento. Però guardo solamente, diciamo, quali sono le stat che ti dà. Poi se non sono al 100% ottimali, pazienza. Tutto su Energy 2 rolli M e 1 di crit damage. Che tristezza. Che tristezza. Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Cos'erano ste pockets? Mi ricordo che le avevano nominate. Ce le avevano fatte vedere, ce le avevano fatte distribuire, però non mi ricordo cosa servivano. Ah, ci metti dentro la roba, forse. Figo. But if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Ha senso. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? Perché? Perché dovresti? Ma che modi sono? Dai, Charlotte. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Please, write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Ah, però... Yes, Che I was cosa planning carina. to first introduce Per as an assistant, and later Fremine himself. In the future, Che cazzo I è think we Pers? can leave underwater escape magic to him too. That Pers? said, would anyone want to see a diver escape underwater? Sì, in effetti. Oh, Non avrebbe it'll work molto out. impatto. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. So, how have things been, traveler? Ce la stiamo cavando, Father tutto says that you did a sommato. great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's all right. We were more than happy to help. So, what's she doing now? Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Farina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a
diplomatic gift. A diplomatic gift? A gnosis? Leo Millet, ma che cazzo fai? I was quite surprised. Ma sei cretino? myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. Leo Millet, ma che cazzo fai? This is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? Beh, però è anche vero che sta Gnosis non serve a niente, no? But I've also Non ha più heard potere. it seems that Monsieur Nervillet has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this. Ah, beh, certo. Perché loro non lo sanno. Loro non lo sanno che non esiste più l'entità Hydroarchon adesso. Quindi quella Gnosis di base non serve a un cazzo perché non ha più il potere. Ti ricordi cosa ha fatto Scara con la Gnosis di Naida? No, mi ricordo che Naida aveva dato una Gnosis a Dottore. Però non mi ricordo. Cioè, mi ricordo che ce n'erano in ballo due. Perché una era quella di Raiden Shogun che si era inculato Scaramouche. Non mi ricordo quale delle due Nahida ha dato a Dottore. Ti ricordo che ha fatto Scara con la Gnosis di... Ah, sì, no, certo, quello sì, mi ricordo. Chiaramente. Però non era con la Gnosis di Naida. Era quella di Raiden, esatto. E quindi quella di... E Naida ha dato la sua Gnosi a Dottore in cambio di lasciarci vivere più qualche conoscenza. Quella di Raiden però che fine ha fatto? O viceversa, insomma, ce n'erano una delle due che è rimasta nel limbo per me. Per quanto riguarda questa invece in realtà come Gnosi non dovrebbe più servire a un cazzo, perché appunto l'entità Hydroarchon non esiste più. Aveva ripresa credo il Traveler, dubito che stiamo girando con una Gnosi in tasca, Scusa, devo vedere un attimo. Dane from Lesser Known cosa mai il dottore, Segment, skirmish piece of Gnosis from gli amico. Dentro Gnosis più from the Lesser. Ah, si sono scambiati praticamente le Gnosis? Quindi l'Electrognosi ce l'ha il dottore, perché gliel'ha dato Nahida. E là dentro ce l'ha no, scusami, il contrario. L'Electrognosis ce l'ha Nahida perché gliel'ha data il dottore. E là dentro Gnosis ce l'ha il dottore perché gliel'ha data Nahida. Ma che cazzo... What? Ma che cazzo? Ma scusa? Ok. Weird. Ok. Kinda legit. Boh. Mi chiedo il perché abbia deciso di lasciarla. Probabilmente la verità è che tipo non ne ha più bisogno. Perché in qualche modo ha estratto il potere della Gnosis. Della Gnosi di quella di... O comunque ha ottenuto le informazioni che gli servivano. Quel tipo di retorica lì. Dalla Gnosi Electro. E quindi l'ha scambiata diciamo per quella Dendro. Aveva già studiato, esatto. Immagino che fosse quello... leitmotiv della situazione. Però effettivamente loro non sono consapevoli del fatto che non esiste più un Hydroarchon adesso. E mi chiedo questo che impatto avrà sul futuro della storia, perché minchia, non è una roba da poco eliminare dall'esistenza l'entità dell'Hydroarchon. Yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the fortress of Meripede a while back. Andiamo a parlarci. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. Ain't nobody got time for that. Back to the topic. The Gnosis was given to the knave, right? What about Child? Infatti, They cioè, say dove that cazzo è he's finito? returned to Snezhnaya to recover from his Ah. wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. No, Freysio, attenzione. Ti sbagli, perché qui non è semplicemente morto l'Archon Hydro.
quello che ha fatto... No. Quello che ha fatto la controparte di Furina, Fossalor, è diverso. Lei ha utilizzato l'oratrice per cancellare l'esistenza dell'entità di Hydro Archon. Quindi adesso non esiste più. Proprio il concetto di Hydro Archon non esiste più. Perché appunto il potere che era attribuito, potere divino che era attribuito agli Archon Hydro tramite la Gnosis, è ritornato in mano al drago, ovvero Nuvilette. Ed è grazie a questo che Nuvilette ha potuto impedire a tutta Fontaine di essere cancellata. Quindi attenzione, perché sono due cose completamente diverse. Non è un è morto un papa, se ne fa un altro. È un non esiste più il ruolo del papa, in questo caso. Che è una cosa molto importante. O almeno questo è come ce l'ha fatta passare Fossalor. Non so se... Cioè... Il suo obiettivo era proprio mandare a puttane tutto quello che ha fatto Heavenly Principle, capito? Io penso che chi sta al di sopra degli Archon possa fare quello che vuole. E purtroppo su questo non abbiamo informazioni al momento, perché noi sappiamo che gli Heavenly Principle hanno derubato i draghi del loro potere e inserendo quel potere nelle Gnosis hanno creato il ruolo di Archon, che è un'entità che ha il potere sovrannaturale dei draghi tramite la Gnosis, e quindi è una divinità fondamentalmente. Non so se effettivamente questa cosa loro possano farla tipo a piacere, oppure se la devono andare a riprendere questo potere, capito? Essendo che lei in primis ha creato tutti gli dei, sappiamo anche che esistevano 2 dee omni originarie. Esatto, capito? Per ora tutta questa parte è molto fumosa, è molto... Cioè, lascia molto liberi a interpretazioni e teorie e ipotesi, però non abbiamo certezze. Per questo dico, sarà estremamente importante per come si evolverà la storia, perché ancora non abbiamo idea di cosa effettivamente possa fare gli Heavenly Principles e cosa non possano più fare. Capito? Io mi sono idee dell'universo di Honkai Star Rail. Sarebbe molto intelligente da parte di Nioio creare un multiverso, perché così ti costringe a giocare anche l'altro gioco, capito? Sarebbe molto sveglio da parte loro. Spero che non lo facciano. O meglio, spero che non lo facciano con zero preavviso. Cioè, nel senso, io non voglio ritrovarmi a finire Genshin Impact fra 3 anni, 4 anni, quando sarà, e dire... Ok, adesso non ho tutte le informazioni necessarie, devo andare a giocarmi Honkai Star Rail. Cioè, se vuoi fare sta cosa, me lo devi dire prima che esca Honkai Star Rail. O quantomeno quando è ancora, diciamo, neonato, ok? Adesso è al primo anno di attività, il momento sarebbe questo, di dirlo, al massimo. Oltre questo, mi sento un po' preso in giro. Mi sentirei un po' preso in giro, perché non è un gioco single player che tu... 20 ore lo finisce se è a posto. È un gioco che ti richiede un sacco di lavoro in termini di daily, ti richiede un sacco di lavoro in termini di pull, un sacco di lavoro in termini di eventi. Quindi capi. In generale non posso neanche far finire il game alla cazzo, ma anche perché c'è gente che spende 3k dollari al mese per fare tutti i PG, C6 rifà in 5. E infatti io sono molto curioso di questo, cioè... Potenzialmente, essendo un game as a service, Genshin Impact può andare avanti bene o male all'infinito. Il problema è che la trama principale dovrà finire. Quindi penso che la tireranno per le lunghe o con altre linee temporali o con altri universi. Secondo me quello che potrebbero fare è utilizzare il concetto di Traveler, appunto. Perché loro, i 2 sibling, sono arrivati da un altro pianeta. O meglio, da un altro universo, quello che è. Quindi... Potenzialmente Teyvat potrebbe essere solo l'inizio per Genshin Impact. Nessuno vieta loro di creare un altro mondo con un'altra trama a sé stante che va avanti per altri 5-6 anni. Non so quanto sia realistico, perché è una roba... Non voglio neanche immaginare quanto lavoro debba esserci dietro. Calcola che ai tempi si parlava di una roba, un leak su Star Rail. Ok, non me lo dire. Queste robe non le voglio sapere, a parte che Star Rail non lo seguo neanche, quindi... Però appunto, ripeto,
unirlo sarebbe intelligente perché porti utenza su un altro gioco, proprio a livello puramente tecnico. Sito Mondstadt in game. Cioè, capito, a questo punto sarebbe molto intelligente, però a me roderebbe parecchio il culo, perché io il tempo di star dietro pure a Honkai non ce l'ho. Non già stare dietro a Genshin è follia, stare dietro pure a Honkai non... Poi è un RPG, dai, fra, ma sul serio. Ok che lo posso lasciare in autoplay, a quanto ho capito, e va da solo, però, boh, non lo so, non mi convince sta cosa di fare... Cioè, non è che non mi convince perché è una cattiva idea, non mi convince perché io come giocatore non ce la faccio. Non ce la faccio e dovrei rinunciare, e mi rovinerebbe l'esperienza di Genshin su cui sto sprecando anni, capito? Sarebbe molto cattivo da parte loro, però avrebbe molto senso dal punto di vista utenza, perché così inevitabilmente fai propsi l'altro gioco e insomma ha senso da quel punto di vista. Speriamo di no, però appunto ribadisco, tornando alla discussione iniziale, ribadisco che questa questione del cancellare l'entità Hydro-Archon è una legna dal punto di vista narrativo che non mi sarei mai aspettato sinceramente da Fontaine. È arrivato davvero su un altro livello. So shocked by such a simple switching of sides? Chi è? Oh? Guarda chi c'è. Father. Well, well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the Gnosis back to Snezhnaya? Che deve fare? That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Mi è inevitabile pensare che i Fatui e Snezhnaya come nazione a un certo punto avranno il plot twist rivelatore del in realtà per quanto abbiamo fatto azioni deprecabili lo abbiamo fatto per il bene del mondo, e quindi loro diventeranno parte dei buoni contro l'entità maligna finale che dovrebbero essere gli Heavenly Principles a questo punto. Sarebbe interessante una situazione del tipo: noi abbiamo preso tutte le Gnosis per concentrare il potere in mano a una persona, o insomma un tot di persone, per poi andare ad affrontare gli Heavenly Principles e rendere Teyvat veramente libera dal suo gioco, dal suo dominio. Una roba del genere avrebbe anche molto senso di base, perché sarebbe un buon plot twist e in qualche modo, ripeto sempre il concetto, devono venderti quelli di Snezhnaya. Devono venderti i personaggi che incontreremo in quella nazione, devono venderti il Cryo Archon, devono venderteli in qualche modo, come sempre, sia come personaggi che come oggetti di gioco, diciamo. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. Deliver this. Ah, giusto, sì, abbiamo la vision di Child. All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. Look, that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians.
And our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Ciao. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Ancora. Here, Traveler, Paimon, you take one too. E che ce ne facciamo? To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Ciao. Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see how Neverlette's doing? Eh sì. As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. Eh sì, New Villette è decisamente la persona più interessante con cui parlare al momento, oserei dire. Ci deve dare un po' di spiegazioni. Un bel po' di spiegazioni, aggiungerei. I'm out of here. The entrance to the fortress. Ooh, he really is there. So, you really are here, Neverlet. I didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Mi sembra una buona idea. Aw, Paimon's glad that you remembered. Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Ok, quindi adesso loro finalmente sapranno questa cosa. Forse I was free as endless performance to save Fontaine. Ok. Wow. So that's what happened? Ce la faccio a mettere un bottone, Dio santo. I saw Furina's part myself. Focalor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. Già, prima volta che sentiamo sta cosa. Quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. Gli ha ciucciato via la primordial the water. authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Focalor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Già. Fontanians were finally truly born. Yeah. Sì. And in a manner of speaking, Focalor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. Ce l'ha fatta sì. Ma che brava. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it.
Initial verdict was passed on child. Questo credo che fosse stato semplicemente un mezzuccio utilizzato dalla oratrice per arrivare ai suoi obiettivi. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. Quindi effettivamente era colpevole. Or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Focalors deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Focalors had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? Beh, sì. Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Ah sì? Non la sapevo sta cosa, non me la ricordavo. Stai sbavando come un porco, In cazzo. truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Ah sì? Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ok, Ask sì. away. I will tell you the truth as I know it. Futuro di Fontaine. Yeah, about that. Risley said Farina has already left. Cazzo, vero? Farina? Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. I related Focalors' words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalors the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? Ecco. After Dimmi Focalors tutto. passed on, the Oratrice also ceased to function. Ah, quindi tu devi continuare a This fare il matter will giudice. directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? Beh, è il As suo an ruolo. elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. Oh. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Ok. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful. Sì, Paimon. Ask away. I will tell you the truth as I know it. La Gnosis. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something. Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs,
and we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations? Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Quindi, però lui non ha detto che non serve più a niente quella gnosi, quindi forse in qualche modo è ancora rilevante? You will soon be heading to Natlan, I presume. Natlan? I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. Che nome di merda. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. Scusami? A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Ma che cazzo mi dici? Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave that I believe may be useful to you. Vai. The harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. Okay. Captain. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui harbinger doing their thing. Vabbè, sono I pezzi suggest grossi. that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Grazie, Neuvillette, che roba carina. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Siamo a posto così. Hang on a sec. Paimon's still got a question about the Gnosis. Vediamo. When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. È perché non serve più a un cazzo? There might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. Mica So polli. regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. Vai. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like Dimmi. this. Dimmi di più. Well, we're going to head topside to see what's Fa ancora ridere che io ho sterminato sta balena ultraterrena gigante con Clee la bombarola. What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Ah, of course. How could I forget? Vai. You should have the remains of the third descender on your person, yes? Cosa cazzo stai dicendo? Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, ecco. I believe it may be called a gnosis. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she tua handed her sorella, le gnosis unghie. to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been Third training with my descendant. master, the Fowl, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. Ma in che What do you senso? mean by that? Infatti, non si è capito. No need to fret. These are just my personal thoughts. And my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know.
If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? Perché no? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. Giustamente. Perché sbattersi in prima persona quando si può delegare a Child? That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. Non ci ha detto granché, se non che sta gnosis porta sfiga. So that's what the gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. Beh, ciao Francie, bentornato. All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk. Non proprio, non proprio. She mentioned one of them. Oh, I am the fourth descender? Wait, what? Wait, what? Questa roba me la sono persa? Sender. So it's determined by Fatui their nation. For the word of Tivat, become to the within it. Ah, ok, sono tipo gli spettatori, quelli di cui avevamo parlato, ok. Is the first, ok. Quindi quella gnosis... Quella gnosis o tutte le gnosis sono... quello che rimane del terzo discendente? Perché noi avevamo ipotizzato che il nostro sibling... Io su sto game ho tante domande. Ma inevitabilmente, considera che ci sono ancora anni di storia che dobbiamo andare a esplorare. Quindi... fatti scaccolare un attimo, Micio. C'hai tutto il naso zozzetto. Che schifo. Ecco qua. Fatto. Ok, sì, ok, ho presente. Noi avevamo ipotizzato che... Dicevo, noi avevamo ipotizzato che un altro dei Descendant potesse essere il nostro sibling. Sto cazzo eventi... Avrà una seconda parte della quest. Ah, beh, minchia. Quello, ciao core. Quindi potenzialmente questo Descender, Third Descender, potrebbe essere il nostro sibling che ha causato l'instaurazione dei nuovi Archon per qualche motivo. Effettivamente quello che potrebbe succedere è che Genshin ci proponga l'avventura dell'altro sibling come seguito, tra virgolette. Una volta che finiamo con le avventure di questo sibling, del Traveler, potremmo viaggiare di nuovo Tevat in una versione precedente, tipo di 100, 200, 500 anni prima, nei panni dell'altro sibling, per capire effettivamente cosa l'ha portato a fare quello che ha fatto. One of the Gnosis are related to Descenders, and two, that the one came before me has already died. Ok. Quindi in qualche modo le Gnosis non sono solamente legati ai draghi, ma anche ai Descenders. Ok, questa è un'informazione importante. I guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Non penso, Ah beh, no, oddio sì. Being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? Potrebbe aver senso. Let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Comparing the Traveler to the dead third descender and all. That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way.
I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. Alright. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Già, bravi noi. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. Can you understand the will of the gods? I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? Madonna. Completata. Completata così. Abbiamo finalmente un'altra costellazione per il nostro traveler, che tanto non usiamo mai. Pippi. Oh, un altro pool? È proprio un pool questo? Ce ne sono due, forse? Ne tiriamo fuori due? No, nada, niente. A posto così. Bene, questo è quanto allora. Così diciamo addio all'Archon Quest di Furina e di Fontaine. Devo dire che non mi è dispiaciuto per niente. Funzionava bene, funzionava molto meglio di Sumeru a mio parere. Non bene quanto Inazuma, perché Inazuma era incredibile. Però tutto sommato bene. Credo Fontaine non sia finita del tutto, no, ma assolutamente. Ci sarà, ripeto, come dicevo all'inizio, la parte di Dainsleif, che inevitabilmente arriva ogni volta che viene conclusa l'Archon Quest principale, diciamo, originale della regione, ma poi ci saranno degli aggiornamenti di qualche tipo anche dal punto di vista di Furina, come per Sumeru ci sono stati aggiornamenti per Naida, e in più Sumeru aveva anche aggiunto la parte del Wanderer. Ho spiegato tutto al 100%, mi mancano ancora 30 cazzini delle statue. No, ma sicuro ci sarà un sacco di roba, non ti preoccupare. Da quel punto di vista, anche perché, pensaci, la prossima regione uscirà l'estate prossima. Noi abbiamo ancora mesi e mesi da riempire a livello di contenuti su Fontaine, quindi inevitabilmente qualcosa aggiungeranno. Per quello che ci hanno mostrato finora si becca ottimi voti Fontaine. Non ho davvero nulla da recriminarle. Ogni volta che dicevo ma questa cosa non ha molto senso perché dovrebbe, inevitabilmente venivo contraddetto e o meglio, mi veniva dimostrato che quella parte aveva senso. Devo dire che ho apprezzato molto questa cosa. Mi sono sentito un po' fregato, ma in senso buono. Per una volta in senso buono. Detto questo, niente, signore e signori, io vi saluto. Un bacione, grazie mille a tutti per essere passati e niente, ci vediamo con tutta probabilità lunedì sera che iniziamo finalmente Cyberpunk Phantom Liberty. Dopo un mese che l'ho comprato, dopo una settimana e mezzo che ho finito la mia randa completista numero 2 su Cyberpunk, iniziamo finalmente il DLC, che è addirittura stato nominato ai The Game Awards come Best Narrative, quindi mi aspetto grandi cose. Statemi bene, un bacione a tutti di nuovo. Ciao belli, a lunedì sera.